Si è appena conclusa Bologna-Bran con i bolognesi che l'hanno portata a casa dopo un primo tempo, devo dire, anche abbastanza tribolato. Cioè, oggi una giornata che io come al solito non capisco una mazza, perché uno se l'aspetta anche più distesa, no? Col favore dei risultati dell'andata. Ed è lì che, ed è lì che devi staccare, perché oggi, oggi com'è il meme, no? Com'è il meme che gira sempre? Sembra film dell'orrore, no? Film, una roba del genere. Oggi ho visto un film dell'orrore calcistico e con un finale a lieto fine, happy ending, ma un film dell'orrore perché la Fiorentina, ragazzi, è riuscita nell'impresa di farsi recuperare 3 gol, di portare la partita ai supplementari. Una roba, ragazzi, mamma mia. Parliamo di entrambe, ovviamente. Entrambi gli italiani che poi alla fine della fiera comunque l'hanno portata a casa. E come vi diceva l'andata, non facciamo gli schifiltosi. Non facciamo gli schifiltosi proprio perché poi non bisogna dar nulla per scontato. Prima, come al solito, se volete, spolliciate per soddisfare l'amico algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Domani oh, io ho sto problema che non riesco a trattenere. Scusate, io ho il problema che non riesco a trattenere gli starnuti. È una roba assurda, pazzesca. Vi confermo che domani ci sarà la live insieme a Prince per il sorteggio dell'Atalanta, dove andiamo a discutere di quello che è successo in Europa. Quindi prendiamo da pretesto il sorteggio per parlare di un po' di tutto. Quindi vi aspetto anche live, per cui di non attivate la campanella. Mezzogiorno meno un quarto, si parte. Vi ricordo anche che non è finita la serata, anzi sarò subito immediatamente al Tribunale delle Romane, quindi in descrizione trovate anche i vari profili social per arrivarci, oppure se siete nella regione Lazio potete anche tramite il canale 77, no? Subito sintonizzarvi, mi raccomando. Rete Oro, Tribunale delle Romane, vi aspetto come al solito approfondimenti. Allora, partiamo dalla Viola, dalla Fiorentina. Lo dicevo prima, sono rimasto molto impressionato negativamente da una squadra che, visti i recenti risultati, ho quasi pensato tra me e me, sono proprio usciti quasi completamente dalla crisi. Ecco, se poi esce fuori la prestazione di oggi, mi devo rimangiare tutto, perché sì, è vero, tra tanti giocatori non titolari, soprattutto alcuni un po' arrangiati, Dodò Ala, che è vero che l'ha fatto in passato come diceva Vanoli, ma non è proprio il suo canonico, Fazzi, un po' messi un po' a casaccio anche. È vero tutto, è vero che vieni dal risultato dell'andata, quindi magari non ci sei, ok, ma io non rimprovero il primo tempo, paradossalmente, non rimprovero il primo tempo alla Fiorentina, perché il primo tempo, che poi si dice sempre l'approccio, no? L'approccio, i primi 20 minuti sono stati buoni della Fiorentina, anzi ha avuto delle situazioni con piccole, una bella parata tra l'altro del portiere, e il problema è come hai reagito ai gol subiti. Tra l'altro, come al solito, gol sempre un pochettino, il secondo occasionale e fortuito, però c'è sempre troppa leggerezza. Comuzzo che troppo distante dal giocatore che gli fa fare quello che gli pare, con troppa facilità. Ma ribadisco, non è il primo tempo, il problema è il secondo. Il problema è il secondo, nel secondo non hai fatto niente. La partita si è rimessa in pari, cioè ti devi. No, il problema è come hai reagito agli eventi negativi della partita. È stato veramente un secondo tempo, ribadisco, brutto. Non è il primo, è il secondo tempo il problema. Perché dopo i giocatori li hai messi, hai rimesso De Gea in porta. Tra l'altro anche lui, ecco, anche lui, poi una papera nel finale, vabbè. Eh, Salomon che poi si è infortunato, li hai rimessi, eppure no, pronti via, inizio ripresa, prendi l'altro gol, troppo facile, do a farfalle, come dicevo prima, guarda, troppo facile questi gol. Poi ribadisco, può essere anche un po' di sfortuna, magari forse c'era fallo su piccolo, tutto quello che, ma troppo facile. E ribadisco la reazione, secondo tempo, al netto di una situazione creata da piccolo nel finale, che è un colpo di testa, mi pare,
zero, cioè zero. È servito ancora una volta una giocata di Fagioli che è uno dei giocatori che in questo momento vanno assolutamente evidenziati, che comunque è un ragazzo che spesso si è anche in passato criticato, qualche palla persa importante che poi ha portato a dei gol, ma Fagioli ragazzi è un po' veramente alla luce di questa squadra, secondo me molto più di Ken stesso, anche lui ha trovato che poi non è un gol suo perché secondo me non andava neanche in porta quel tiro, deviato da Fabiano ma mi sa data autorete, però ribadisco, Fagioli bella giocata, bel gol. Dispiace, ribadisco, vedere una Fiorentina così, però alla fine l'importante che sia chiaro è che alla fine te la porti a casa, però c'è da meditare e nonostante, ribadisco, la vittoria col Pisa, la vittoria col Como, la vittoria dell'andata sempre con la squadra polacca, guai a pensare che sia in discesa adesso la stagione. Ecco, questo ci dice la partita di oggi. Andiamo al Bologna. E anche per il Bologna, ragazzi, devo dire, non semplicissima, non semplicissima, perlomeno finché c'è stata la parità numerica, perché pronti via, Skorupski, un paio di situazioni dove ci ha dovuto mettere una pezza. Aspetta che qualcosa la dimentico, perché guardando le partite io mi dimentico sempre qualcosa. C'è stata quella palla in mezzo dove c'è stata una sorta di parapiglia dove salva Freuler, se non sbaglio, Freuler sì, sulla linea. Il tiro di un giocatore, il tiro da fuori ci mette Guantoni Scorup, ripeto, l'avvio cioè si è giocata le sue cartucce molto bene secondo me il Brann. Questa squadra norvegese, ancora una volta i norvegesi non sono così semplici nonostante magari uno potesse aspettarsi il contrario. E fortunatamente poi fortunatamente meno forse per Floyer che comunque la botta la prende netta, però fortunatamente per il Bologna un'entrata davvero malsana, diciamo così, di Sorensen se non sbaglio, giustamente espulso, quello in più poi è cambiata la musica, perlomeno nel secondo tempo la partita si è messa in discesa, soprattutto dopo che ha segnato Joao Mario e secondo me può essere anche un gol che fa guadagnare delle gerarchie a questo giocatore che all'evento non l'abbiamo per nulla visto e che magari con l'italiano qualcosina può mostrare. Certamente oggi un gol importante anche perché poi abbiamo visto che il Bologna nel finale specialmente ci ha provato in tutti i modi a fare anche il secondo, ma non sempre gli riesce. Vuoi anche un po' per la sfiga, il palo nel finale di Dominguez, Orsolini rovesciate, giocato, o tolta all'ultimo secondo dal difensore. Rowe che comunque spesso e volentieri ha creato superiorità numerica, ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria, però ribadisco il primo tempo un po' ma ha fatto tribolare anche il Bologna, cioè c'è la sensazione che comunque queste partite non sono facili, non sono facili, non c'era neanche questo risultato era assolutamente scontato e proprio per questo motivo bisogna dargli anche il giusto valore. Sappiamo benissimo che adesso il Bologna affronterà e lo scopriremo domani, appunto tra Roma e Friburgo. Mi auguro davvero che sia Friburgo. Perché vedere già una sfida con la Roma è vero che da un lato porrebbe almeno un'italiana già ai quarti, però onestamente mi sento di dire che anche no, giudizio finale. E comunque Bologna, ricordiamo anche che prima a inizio mese diciamo non veniva proprio da un buon momento e adesso questa se non sbaglio è la quarta vittoria consecutiva appunto tra andata e ritorno d'Europa League e le 2 di campionato, quindi un Bologna che sta riprendendo la sua marcia, forse anche da quando è ritornato Locumi dietro, perché poi dietro il Bologna ultimamente dava proprio segni di assoluta difficoltà, quindi anche lo stesso Skorupski, perché poi anche i portieri tra lui e c'erano degli errori anche grossolani, invece ho visto una buona prestazione del portiere, questa va sottolineata perché poi è importante. Si abbecca un gol anche oggi e si fa veramente veramente complicato, quindi ottimo così. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto sotto nei commenti, vi ricordo sempre il Tribunale delle Romane, quindi vi aspetto anche lì, va bene? Un grande abbraccio e vi aspetto anche domani, c'è la live, quindi massimo, top. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio.